Come vi avevo anticipato, avevo intenzione di dedicare una sezione, una piccola parte del canale YouTube alle recensioni di film. Questo è il primo appuntamento e oggi parleremo di Arrival di Denis Villeneuve. Quando ho pensato di partire con una rubrica legata al cinema, era importante, ai miei occhi, cominciare con la pellicola giusta. Un osservatore esterno, analizzando i miei gusti, arriverebbe facilmente alla conclusione che io amo il cinema d'autore, ma quasi sempre con un pizzico di apertura verso il grande pubblico. Quindi sì, mi piace il cinema di Tarkovsky, trovo che la corazzata Potiomkin non sia una cavolata pazzesca, ma allo stesso tempo amo diversi film di Christopher Nolan, di Sam Mendes, di Darren Aronofsky, di Iñárritu. Una mia grande passione, che ha seguito i miei studi accademici in letteratura inglese, è la fantascienza. Ma non la fantascienza alla Marvel, quella più ragionata invece alla Blade Runner, alla Gattaca, alla Dark City, alla 2001 Odissea nello spazio. Ho deciso allora di partire con Arrival, un film del 2016 diretto da Denis Villeneuve, un regista canadese, il cui ultimo film è l'acclamato sequel di Blade Runner e che è stato impegnato recentemente nel remake di Dune, altro caposaldo della fantascienza sia letteraria che cinematografica. Villeneuve ha sempre dichiarato che il suo film preferito era 2001 Odissea nello spazio, la migliore pellicola di fantascienza mai realizzata, mi prendo la responsabilità di affermarlo, e punto più alto della produzione di Kubrick. 2001 Odissea nello spazio prende spunto da un racconto di Arthur C. Clarke, che poi è stato ampliato dallo stesso scrittore inglese insieme a Stanley Kubrick. Sembra una inutile digressione, ma non è così. Il mio percorso di studi si è completato con una tesi su Arthur Clarke e, nello specifico, su Childhood's End. E qui si chiude un po' il cerchio. Cosa hanno in comune questa storia di Clarke con il film Arrival? Il punto di partenza, l'antefatto. In entrambe le storie, delle astronavi compaiono senza preavviso in alcuni punti del pianeta. Anche a livello concettuale le due storie potrebbero essere accomunabili, anche se hanno uno svolgimento sicuramente diverso. Spesso la fantascienza viene relegata a genere di serie B e onestamente in alcuni casi questa sorta di declassamento qualitativo è assolutamente giustificato a mio avviso. La cinematografia fantascientifica mondiale è piena di luoghi comuni e di banalità di terzo ordine. Basta pensare al presidente degli Stati Uniti che abbatte astronavi in Independence Day o alle esplosioni senza senso di Michael Bay che riesce a inviare dei trivellatori nello spazio nel film Armageddon, che neanche la bellissima cover degli Aerosmith è riuscito a salvare. Non è certo facile andarsi a trovare grandi esempi di cinematografia di fantascienza di alto livello, ma Arrival rientra ampiamente in questa categoria. Come si diceva, diverse astronavi arrivano in alcuni punti della Terra senza un apparente nesso logico. Non ci sono mezzi per comunicare con la lingua sconosciuta degli alieni e per questo viene chiamata Louise Banks, una linguista di livello internazionale interpretata in modo intenso e magistrale da Amy Adams. Il film indaga i misteri della comunicazione, della relatività del tempo e dei rapporti interpersonali. Gli alieni si vedono poco e nonostante il loro aspetto di giganteschi eptapodi, sostanzialmente non spaventano neanche gli spettatori più sensibili. La storia alla base di Arrival è tratta da un racconto di Ted Chiang, adattato poi da Eric Eiserer. Chiang è uno scrittore poco prolifico, ma che ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel mondo della fantascienza, pur avendo scritto solo alcuni racconti e un unico romanzo breve. E questa storia, scritta da un americano di origine cinese, i genitori si sono trasferiti a Taiwan e poi negli Stati Uniti, trova un senso nel suo essere basata sulla ricerca di un modo per comunicare tra l'uomo e la razza degli eptapodi. La fantascienza moderna letteraria, ma anche parte di quella cinematografica, esplora lidi diversi e si intreccia con la linguistica, con l'antropologia e lascia da parte gli alieni che invadono la Terra e tutto finisce con una noia mortale. C'è un senso di naturale multiculturalità non forzata e gli autori vengono un po' da tutto il mondo. Un esempio perfetto è Bradford Young, primo direttore della fotografia afroamericano
a ottenere una nomination agli Oscar proprio per Arrival. Da DOP, proveniente dal cinema indie, Young si è affermato anche nel mondo dei blockbuster. La scelta di Bradford Young, che aveva diretto la fotografia di film molto focalizzati sulle persone reali, sulle emozioni, potrebbe sembrare strana, ma non lo è, perché Arrival è esattamente questo. Young ama usare lenti grandangolari per contestualizzare le scene, avendo sempre un accenno di quello che succede sullo sfondo e allo stesso tempo per avvicinarsi ai soggetti e raccontarne i sentimenti. Probabilmente da parte mia vi aspettate anche qualche dettaglio tecnico. Il film è stato girato con una Arri Alexa XT, una camera con sensore Super 35 su cui sono stati montati principalmente un 28 mm e un 35. In tutto il film abbiamo la sensazione di essere insieme ai personaggi. Nelle scene che raccontano in flashback e flash forward la vita di Louise Banks e sua figlia, è stata utilizzata una Arri Alexa M più piccola che consentiva di avvicinarsi fisicamente durante le riprese ai soggetti. Bradford Young non fa mistero del suo amore per Emanuel Lubezki, forse il più grande direttore della fotografia contemporaneo. I richiami, ad esempio, a film come Tree of Life nelle inquadrature sono molto evidenti. Un tratto distintivo e originale della cinematografia di Young sono i chiaroscuri, magnifici nelle scene in cui Amy Adams è sull'astronave. Per dare un tocco di realismo, poi, il tunnel che si vede ripetutamente nel film è stato costruito realmente e non è frutto di blue screen. Tutta la cinematografia del film ci fa capire come l'approccio tecnico sia in realtà funzionale al racconto emotivo. Similmente alla carriera di Bradford Young, anche quella di Denis Villeneuve, il regista, è divisa in due. La prima parte è più sperimentale, con film di genere totalmente diverso rispetto agli attuali. Budget più piccoli, più possibilità di sperimentare. Nella seconda parte si parla di film hollywoodiani con attori di caratura internazionale e qualche compromesso da accettare, essendo indirizzati a un pubblico ovviamente più vasto. Dopo Enemy, Prisoners e Sicario, Villeneuve ha abbracciato la fantascienza, raccontata, come dicevo prima, in un modo però assolutamente diverso da altri film di fantascienza. Arrival non è un film veloce in cui succedono molte cose, è sostanzialmente girato nel sito dove orbita una delle astronavi e riesce a essere avvincente perché rappresenta una contrapposizione tra i tempi rapidi di una parte dell'umanità che vuole risolvere le questioni con la forza, senza porsi domande, basandosi sui propri istinti e la paura, e un'altra parte che cerca invece il mezzo di comunicazione per capire chi è diverso, ma anche per capire se stessa. Un aspetto che non si può trascurare è quello legato alla musica. L'autore, Johan Johansson, ha consegnato agli annali della cinematografia musicale un capolavoro legato indissolubilmente al film. Una musica minimalista, ma allo stesso tempo complessa e intensa, che non rappresenta in nessun modo un tappeto sonoro. Entra invece nella dinamica di comunicazione stessa e ci sono alcuni momenti nei quali i suoni si integrano con i versi emessi dalle creature aliene. Vi consiglio di guardare e ascoltare il film con le cuffie. Se non lo avete mai visto, la prima volta concentratevi sulla storia. Poi riguardatelo ascoltando solamente i suoni, le voci umane e quelle aliene. Johan Johansson era un compositore islandese che purtroppo è scomparso troppo presto. Un musicista che non vedeva confini tra i generi musicali e che è arrivato alla composizione cinematografica non in modo classico, ma partendo dalle sue radici legate più alla musica elettronica e al rock indie. Il risultato in Arrival è strabiliante. Johansson è stato candidato all'Oscar per The Theory of Everything, musica con la quale ha vinto il Golden Globe. Inizialmente anche la colonna sonora di Arrival era stata candidata, ma è stata squalificata perché nella parte iniziale e finale del film c'è un pezzo di Max Richter, la celebre On the Nature of Daylight, che molti di voi certamente conoscono e che è stata utilizzata anche in Shutter Island di Scorsese o nella serie The Leftovers. Villeneuve aveva ingaggiato Johansson anche per la colonna sonora di Blade Runner 2049, ma a quanto riportato dal regista, la direzione musicale si allontanava troppo dallo spirito delle musiche del film originale realizzate da Vangelis. La storia di Johansson, privato di una candidatura che avrebbe assolutamente meritato e di una possibile straordinaria ulteriore musica, ha sempre colpito un nervo scoperto dentro di me e chissà, forse anche dentro di lui. Arrival va gustato non
come un hamburger mangiato in piedi fuori da un fast food affollato. Arrival è come un calice di vino sorseggiato a occhi chiusi, un vino buono che comincia ad annebbiarci dolcemente e ci fa immaginare che il mondo possa essere un posto migliore. C'è una frase straordinaria del film, che non è uno spoiler, ma che può farvi riflettere mentre sorseggiate quel vino. Se potessi vedere la tua vita dall'inizio alla fine, cambieresti qualcosa? Spero che questa recensione vi sia piaciuta e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie.